Nessuno di noi può vivere meramente sotto la propria pelle. Questa è una delle mie frasi preferite del filosofo John Dewey, con cui ho deciso di inaugurare questo nuovo vlog, Il Guado. Pensare dove non si tocca. Ti è mai capitato di sprofondare dentro di te? A me capita spesso, soprattutto quando danzo a occhi chiusi. Questa è la dimensione del dentro, del nostro mondo interiore, o dei mondi, addirittura delle persone o degli animali che abitano e vivono dentro di noi. Da cui comincia, soprattutto per la danza, il nostro respiro. Il respiro ci spalanca alla dimensione dell'interiorità, lì dove comincia il movimento. Il respiro ci stimola a ancorarci al momento presente, a sentire che cosa sta accadendo nel nostro mondo interiore. Possiamo addirittura scavare nelle profondità di questo mondo e incontrare quello che la psicologia chiamerebbe inconscio, quello che la filosofia chiamerebbe il livello sotto la soglia della consapevolezza, che è il vasto mondo della coscienza. Ma la danza non ci invita solamente a stare nel movimento dentro di noi, ecco che ci invita ad andare fuori. Hai presente quando il tuo corpo, il tuo respiro, addirittura la tua voce diventano quella del mare? A me succede quando sono in spiaggia, spesso quando ci sono le onde e il mare è mosso. E queste onde diventano il mio corpo e il mio respiro. Ecco, questa è la danza fuori, una danza che dialoga ovviamente con ciò che sta dentro di noi e forse già subito ci spinge a oltrepassarci. Cosa cambia quando il tuo corpo entra in relazione con ciò che sta fuori? Immagina quando vai a passeggiare in una foresta, ma anche quando sei in un tratto della tua città con un'aria particolarmente smogosa. Ecco, il nostro corpo cambia in continuazione, come quando entriamo in un luogo con una temperatura accogliente, oppure quando siamo in un luogo che ci respinge magari per qualche odore. La danza ci invita a entrare in dialogo con tutto questo ed è particolarmente interessante, per esempio, la possibilità di studiare seguendo la musica oppure facendo il contrario di quello che una musica mi suggerisce. Parleremo anche di questo nel corso delle prossime puntate. Fuori incontriamo qualcosa che sta sulla superficie della nostra pelle e sta attorno a essa. La nostra pelle, incontrando il fuori, può incontrare qualcosa che è simile a sé, che la distende e la rilassa, qualcosa di accomodante, come se fosse una calda coperta. Mi immagino le terme, l'acqua calda delle terme, che ci dà una sensazione proprio che da fuori ci calma anche dentro. Ma la relazione con il fuori può essere anche qualcosa di contrastante, qualcosa che ci fa entrare in opposizione, ci fa incontrare il diverso, ci fa incontrare l'altro da noi. E l'incontro con l'altro è fondamentale nella danza proprio per cercare nuove forme di movimento, per cercare nuove possibilità di danza. Ecco per esempio che con la danza Buto possiamo diventare un animale, una tigre per esempio, ma anche un animale immaginario come un grande drago. Questa è una cosa che noi siamo abituati a fare sin da quando siamo piccoli. Parleremo infatti anche di mimesis e di che cosa significa e quanto sia importante per l'apprendimento utilizzare il corpo diventando altro da sé.
Ma la dimensione del fuori non è tutto. Assieme al dentro si completano con ciò che va oltre. Hai presente quando c'è un momento in cui tu non sei più tu a danzare, ma è qualcosa, una forza o qualcosa che non vogliamo nominare, che sta danzando attraverso di noi. Ecco, quello è il momento, possiamo dire, dell'ispirazione delle muse, come raccontavano gli antichi poeti, che appunto erano le muse a suggerire loro le parole, a prendere possesso della loro penna e fargli produrre l'opera. Ecco, questa è la dimensione dell'oltre, che avremo occasione di vedere sia per quanto riguarda la tradizione giapponese della danza Buto, ma anche per quanto riguarda la tradizione alchemica del Mar Mediterraneo. Oltre è un mondo che si spalanca verso ciò che è sconosciuto, verso l'ignoto, verso ciò che potremmo dire è invisibile e comprende le più antiche memorie dei nostri antenati fino alle più future e remote generazioni. Il mondo dell'oltre è un mondo che ci spalanca alle possibilità, ma anche alle impossibilità. Kazuo, per esempio, ci diceva che è fondamentale danzare anche per tutti quegli spermatozoi che non hanno raggiunto l'ovulo con noi. Ecco, questa quindi è l'introduzione del vlog Il Guado, pensare dove non si tocca. L'invito che ti faccio è pensare sicuramente, ma attraverso la danza, e quindi danzare con me, dentro, fuori e oltre. Grazie per aver condiviso questo momento con me e spero che ti colga in un momento di ispirazione. Ti ricordo che puoi sostenere il mio canale iscrivendoti, attivando le notifiche e lasciando un commento. Potresti anche chiedermi qualcosa che ti piacerebbe approfondire in una delle prossime puntate. Sarò felice di risponderti.